You're safe now. Tell me what happened in the fold. What saved you? You won't believe me, but it was a sun summoner. Salve a tutti e bentornati sul canale. Il video di oggi è dedicato all'uscita di Shadow and Bone. Infatti per voi oggi è il 23 aprile, data di uscita su Netflix della serie del Grishaverse. Come potrete vedere anche da come mi sono vestita, anche se questa è una riproduzione non troppo riuscita, piuttosto i primi panni che ho trovato nell'armadio che assomigliavano vagamente a quelli indossati da Alina sono questi che appunto ho messo. Questa collana poi dovrebbe rappresentare, diciamo, mi ricordava un po' il Sun Summoner, Light Summoner, dovrebbe rappresentare una sorta di sole, una luce. Comunque, a parte questo, sperando di riuscire a fare una copertina in cui rappresento meglio appunto Alina Starkov, volevo consigliarvi di vedere questa serie e vi racconto come io l'ho conosciuta e cosa ne penso. La prima volta che ho conosciuto questo universo creato dalla Bardugo è stato circa 5-6 anni fa, ora non ricordo precisamente, però è nel momento in cui uscì Six of Crows, che penso sia per la maggior parte dei lettori la duologia preferita, e ricordo anche che molti dei personaggi di Six of Crows appaiono in questa serie Shadow and Bone, però Shadow and Bone è ambientata precedentemente rispetto a Six of Crows, quindi quello che hanno fatto è introdurre personaggi e mostrare vicende che sono avvenute prima appunto della duologia Six of Crows, ma contemporaneamente a quella di Shadow and Bone, la cui protagonista è Alina Starkov. Ora, io non ho ancora visto la serie, per cui non so come introdurranno, come faranno a unire il tutto, però ovviamente hanno modificato o almeno integrato il passato dei protagonisti di Six of Crows. Credo che tra i produttori ci sia anche la scrittrice, quindi penso che sia qualcosa di voluto, anzi spero non abbiano fatto modifiche comunque alla storia, perché mi è parso di vedere qualche, non spoiler, però qualche teoria su come si sarebbero evolute le vicende di personaggi che non mi è piaciuta tanto, come la storia, in particolare quella in relazione a Soya e The Darkling. Comunque speriamo di no. Allora, nel momento in cui lessi Six of Crows, devo dire la verità, lo feci proprio per l'hype che si era creato attorno al romanzo, però non mi piacque quasi per nulla. Nel senso che sì, la storia era carina, però non mi riuscivo a prendere, anzi ci messi anche più tempo del solito, erano le vacanze di Natale, a leggere quel romanzo che comunque non è eccessivamente grande, non mi ricordo se è 500 pagine, una cosa del genere comunque. E infatti non riuscivo a capire come mai tutti osannassero questo Grishaverse. E quello che poi ho realizzato solo adesso è che in realtà quello non era il momento in cui per me diciamo, non era il momento per leggere quel particolare romanzo. Nel senso che almeno a me come lettrice capita che ci sono dei periodi in cui ho veramente bisogno di leggere una tipologia di romanzo, e quando non lo faccio, quindi quando non assecondo questa mia voglia, spesso mi ritrovo in una reading slump e leggendo romanzi che mi costringo a leggere perché magari mi devo mettere in pari con qualcos'altro, però ovviamente non mi prendono perché la mia mente, il mio spirito ha bisogno di quel determinato tipo di storia. E questo appunto è accaduto con il Grishaverse. Quando lo lessi più perché volevo vedere di cosa si trattasse, visto che tutta booktube americana e inglese all'epoca ne parlava, e non ne avevo una reale voglia. Invece
Dopo l'uscita del trailer di Shadow and Bone sono stata completamente attratta, non vedevo l'ora di leggere delle vicende appunto del Grishaverse e di Alina, che ho deciso di incominciare la prima trilogia, che appunto è composta dai 3 libri di Shadow and Bone, da cui principalmente è tratta la serie. E si può dire che per me sia stata un amore a prima pagina, nel senso che non riuscivo davvero a scollarmi dalla lettura di questi romanzi. Infatti li ho completati tutti e 3 all'incirca in una settimana, ovviamente. Appena avevo un momento di tempo disponibile subito correvo a leggere, anche nel momento in cui mangiavo, senza fregarmene del resto di quello che accadeva attorno a me. Questo è avvenuto ovviamente perché ho assecondato quello che era la mia voglia mentale e spirituale, ho letto quello che veramente desideravo leggere. Prima di tutto posso dire che vi consiglio di iniziare a leggere dalla prima trilogia, quindi in ordine cronologico, perché secondo me riesce meglio a far entrare all'interno di questo universo creato dalla Bardugo, piuttosto che iniziare da Six of Crows, anche se ripeto sono comunque 2 storie separate, per cui si può benissimo iniziare dalla seconda duologia. Quello che è importante però è iniziare comunque da una di queste 2, anche se non si vuole leggere ad esempio la trilogia di Shadow and Bone, però King of Scars e Rule of Wolves bisogna leggerlo comunque dopo Six of Crows, perché se non sbaglio io ancora non l'ho letto, perché io ho letto la trilogia di Shadow and Bone e Six of Crows, non ho ancora letto Kruger Kingdom né la duologia di Nikolai, però ho letto da qualche parte che comunque delle vicende di cui si parla in King of Scars sono legate ad avvenimenti nella duologia di Six of Crows, maggiormente rispetto al legame che c'è fra Shadow and Bone e Six of Crows, quindi vi consiglio di iniziare comunque o da Shadow and Bone o da Six of Crows e poi di proseguire, anche se ovviamente secondo me il modo in assoluto migliore è quello di iniziare appunto dalle vicende di Alina in Shadow and Bone. Perché vi consiglio questa serie? Allora, vari motivi in breve. È scritta benissimo. L'idea inizialmente a me sembrava non del tutto originale, nel senso che comunque è qualcosa di già visto, questi poteri alla X-Men, però il modo in cui è sviluppata è totalmente originale, quindi per chiunque di voi che appunto si ponesse questo dubbio sul fatto di trovare un romanzo, una storia originale, è completamente originale, anche se degli elementi iniziali possono sembrare comunque dei, tra virgolette, cliché. Poi l'altra cosa fondamentale, oltre al fatto che è scritta benissimo, io l'ho letta sia una parte in inglese che una parte in italiano. Ora non ho con me i romanzi perché li ho letti in digitale, anzi ne approfitto per raccontarvi questa vicenda perché sto cercando la trilogia di Shadow and Bone e volevo quell'edizione nella box che è esaurita. Però ho visto su Book Depository una nuova riedizione in maniera flexi, quindi credo sia più grande, comunque con copertine flessibili, che sarebbe stata pubblicata il 1° aprile, per cui ho deciso di acquistare quello, visto che le altre erano introvabili, anzi le avevo trovate anche su altri siti a prezzi assurdi per una box con libri flessibili, uscita tra l'altro nel 2017, non è che è uscita 100 anni fa, quindi ho deciso di acquistare in pre-order questi romanzi che sarebbero stati ristampati in edizione più grande, sempre nella box. Però al momento, ora non so precisamente perché sto girando questo video prima del 23 aprile, esce scritto che ancora non sono stati pubblicati, anche se la data di pubblicazione è il 1° aprile, comunque io a Book Depository l'ho già pagato. Speriamo bene che siano nel frattempo, appunto in questa settimana, sia stato pubblicato e mi spediscono il prima possibile le copie, anche perché ormai da Book Depository in meno di un mese non ci mettono i romanzi ad arrivare. Comunque, a parte questo, è il motivo per cui non posso mostrarvi la copia cartacea, però vi metto comunque da qualche parte qui le immagini di quelli che ho acquistato.
L'altra caratteristica per cui vi consiglio di leggere questo universo della Bardugo è sicuramente quella dei personaggi, perché ha creato dei personaggi che io non riesco ad odiare, cioè non riesco a trovare un personaggio che non sopporto all'interno della trilogia, ma anche in realtà in Six of Crows, per cui questa è decisamente una peculiarità. Forse i miei personaggi preferiti fino ad adesso sono Alina sicuramente e Nikolai, questi due, anche se non li shippo assolutamente. A proposito di questo, devo assolutamente ammettere di essere nel gruppo delle unpopular opinion, perché so che molti, se non il 99% di quelli che guardano questo video saranno Team Darkling. Ora, il personaggio del Darkling è un personaggio che ho adorato, perché secondo me è un villain, però è costruito davvero bene e anzi anche in questo caso, appunto, come ho detto prima, non si riesce ad odiarlo. Però a me assolutamente non piace con Alina, ma proprio zero. Questo video è spoiler free, però a coloro, diciamo, che non hanno letto il romanzo, vi consiglio, se lo volete leggere, di andare al minuto che indico, perché devo dire assolutamente una cosa. Come fate a shippare il Darkling con Alina? No, ve lo chiedo veramente, perché io sono la prima ad adorare coppie di personaggi formati da un personaggio grigio tendente al nero e un personaggio invece, tra virgolette, buono. E questo è accaduto ad esempio in Shatter Me. Ma il motivo per cui è accaduto, io prendo Shatter Me come esempio perché penso sia il capostipite di queste ship, è perché in realtà Warner rispetto a Juliette sì, era grigio, perché comunque il suo modo di comportarsi non era un cattivo vero e proprio, più o meno, però comunque nei suoi confronti non ci sono mai state mancanze di rispetto, anzi tutto quello che ha fatto e il modo di comportarsi lo ha fatto per lei, e nel momento in cui si comportava male comunque non andava il comportamento non si riversava sul personaggio di Juliette, quindi effettivamente Warner è innamorato di Juliette. Nel caso del Darkling non si può dire la stessa cosa, per cui veramente vi chiedo come fate a shipparli. Posso capire che vi piace il Darkling come personaggio, assolutamente, però non riesco a capire come facciate a shipparlo con Alina. Cioè lui non fin dall'inizio, però comunque si capisce man mano che si va avanti nella storia che lui apprezza Alina solo per il suo potere, tant'è vero che alla fine del terzo libro lui, nel momento in cui Alina perde il potere, la guarda e dice: ah, non ho più nessuno come me al mondo e non vali più niente, cioè glielo dice proprio in faccia che per lui non vale niente se non ha il suo potere. Quindi o siete tutti masochisti, perché non riesco a spiegarmelo, perché queste relazioni piene di violenza. Io capisco all'inizio del primo romanzo, perché è capitato anche a me di essere affascinati dalla sua figura quando ancora non si conoscevano i suoi piani, anche se il modo di comportarsi per me era chiaro già dall'inizio, però vabbè, comunque non si sapeva fino in fondo qual era il suo scopo, quali erano i suoi obiettivi, e il fatto che utilizzasse Alina lo tratta solo come se fosse uno strumento. Però all'inizio lei non lo sa, è in dubbio, e quindi il fascino del personaggio la fa cadere in tentazione, tra virgolette, ma dopo che i suoi piani sono chiari, anche all'inizio del secondo romanzo, come si fa a continuare a shippare il Darkling con Alina se la tratta una schifezza? E se soprattutto la sua attrazione nei confronti di Alina non è un'attrazione che nasce dall'amore, ad esempio è innamorato di Alina, quindi tratta malissimo gli altri, vuole governare sul mondo, però con Alina si comporta diversamente. Invece non è così, perché Alina per lui è solo la luce, non è nient'altro. So che riceverò tante critiche da parte del 99% di quelli che vedranno questo video, ma io shippo Mal con Alina,
faccio vedere una saponetta che ho trovato nella Fierilutto qualche anno fa, e a quanto pare lo scippiamo solo io e la Bardugo, però va bene. Facendo una parentesi, altro minuto spoiler, Mal praticamente è il servo di Alina. Come fate a non shippare una coppia in cui, anzi a non apprezzare un ragazzo? Ho detto, il Mal non è tra i miei personaggi preferiti, però sicuramente la sua devozione nei confronti di Alina è qualcosa che mi ha davvero sorpreso, perché è veramente raro vedere nei romanzi un uomo che si comporta, anche nella vita, un uomo che si comporta in questo modo, che ama a tal punto Alina da volersi sacrificare. Per cui questo suo gesto davvero me la fa shippare troppo con Alina. Non so voi come facciate, però è una mia unpopular opinion. Sono veramente stanca anche dei ragazzi violenti ed egoisti, questo c'è pure da aggiungere, per cui Mal è super apprezzato. Altra cosa che voglio dire all'interno di questo video dedicato è sicuramente il fatto che era da qualche anno che un libro non mi prendeva così tanto. Non mi prendeva così tanto da doverlo continuare a leggere quando non studio, ovviamente, anche mentre mangio o mentre faccio qualsiasi altra cosa. E questo è sicuramente il motivo per cui la Grisha Trilogy è entrata a far parte delle mie trilogie di romanzi preferiti, anche se ribadisco che secondo me, e d'ora in poi farà così, bisogna sempre leggere quello che la propria mente e il proprio spirito ha voglia di leggere, non quello che si è fissati all'interno di una TBR, perché ovviamente nel corso del mese del studio o lavoro possono affaticare la mente come il corpo, e di conseguenza abbiamo bisogno di un determinato tipo di storia per poterci risollevare. Detto questo, sperando appunto ancora di poter fare un cosplay decente di Alina e non una versione con capelli corti quando non usa il potere, nemmeno stata toccata da Genia, più presto di pubblicarla magari su Instagram, e se riesco di metterla come copertina, visto che di solito non ho tempo e quindi non riesco a fare delle foto, delle copertine personalizzate a ciascun video. Fatemi sapere se anche voi amate questa trilogia e se vedrete la serie e quando la vedrete, perché io sono sicura che in un paio di giorni sarà finita. E soprattutto cosa ne pensate delle varie ship, cosa ne pensate dei personaggi. Anche il personaggio di Nikolai, quello è uno tra i miei preferiti perché adoro il suo sarcasmo, è veramente divertentissimo, e secondo me all'interno di una storia del genere quei momenti di sarcasmo la rendevano davvero molto più avvincente e piacevole da leggere. E quindi Nikolai 5 stelle al suo personaggio insieme a quello di Alina, secondo me è uno dei personaggi definiti e costruiti in modo migliore dalla scrittrice. Detto questo, ci vediamo al prossimo video e spero che questo vi sia piaciuto.